La lettura lunga. Io sono Joe. E io, Emma. Oggi parliamo delle 4 leggi delle abitudini. Ma prima Emma deve confessarmi una cosa. Sì. Joe, devo essere onesta, ho appena perso 3 minuti a cercare le chiavi. Le trovate? Nel frigorifero, accanto allo yogurt. Aspetta. Nel frigorifero? Sì, Accanto allo yogurt. accanto allo yogurt. Ok, devo stare un secondo con questa immagine. Prego, io ci ho passato tutta la mattina. E sai la cosa peggiore? Ieri, in chiusura, l'avevo detto io stessa. Le chiavi sempre nello stesso posto. Un voto al giorno per la persona organizzata. Bellissimo. Stamattina, alle 7, le chiavi erano nel frigo. Quindi adesso ti senti la solita Emma. Esatto, ho scelto chi voglio essere, ma quella persona, dove vive, non l'ho mai deciso. Ecco, adesso cominciamo davvero. Lascia che ti racconti una cosa. Per 2 anni, non sto esagerando, 2 anni, io ho cercato di leggere di più la sera. Ogni gennaio. Quest'anno 50 libri. Poi a febbraio, niente. Marzo, niente. Mi sentivo un fallito. Anch'io, identica scena, ma con la palestra. All'inizio non l'avevo capito. Pensavo, mi manca la disciplina. Devo essere più forte, più serio, più adulto. Insomma, davo la colpa al carattere. Sì, è la prima cosa a cui pensiamo, sono fatto male. Poi un sabato mattina ho fatto 2 cose ridicole. Davvero ridicole. Ti devo confessare quanto ridicole. Dimmi. Ho preso il libro che volevo leggere e l'ho messo sul cuscino, sopra le coperte, in modo che la sera, quando arrivavo in camera, mi cadesse quasi in faccia. Sul cuscino? Cioè proprio dove dormi. Sopra le coperte. Mi aspettava lì come un coinquilino un po' insistente. Ok. E? E poi ho fatto la seconda cosa, ancora più ridicola. Ho preso il telecomando della TV del salotto e l'ho portato in cucina. In un cassetto. Non l'ho buttato. Non sono diventato un monaco. L'ho solo allontanato di 10 metri. Aspetta, stiamo parlando di leggere di più e tu mi parli di cuscini e telecomandi. Esatto. Da quel sabato leggo ogni sera. Sono passati 3 anni. Ma scusa, e la disciplina? Niente disciplina. Mai chiamata in causa. Il libro era lì. La TV era lontana. Il mio cervello la sera, stanco com'era, non doveva decidere niente. Mamma mia. Cioè, io questo per le chiavi non l'ho mai fatto. Ho detto sempre nello stesso posto, ma il posto, fisicamente, non esiste. Non c'è un chiodo, non c'è una ciotola, non c'è niente. Ed è esattamente lì che torna il libro. Clear, nel libro, la mette in un modo molto semplice. Ogni abitudine ha 4 momenti. E se capisci quei 4 momenti, hai 4 punti in cui intervenire. Non devi rifarti il carattere da zero. Ti bastano 4 leve. Vai. Allora, vediamole partendo da quello che ti ho appena raccontato. La cosa interessante è che io quel sabato non sapevo di applicarle. Le ho scoperte dopo, rileggendo. Senti, Ok, il libro sul cuscino. Cosa stavo facendo in realtà? stavi rendendo il libro visibile, impossibile da non vedere. Esatto. Prima legge. Rendi evidente. Il segnale dell'abitudine deve stare sotto gli occhi. Senza segnale, niente azione. Quel sabato io ho costruito il segnale. Ah, e il telecomando in cucina? Stessa legge, ma al contrario. Ho reso non evidente la TV. Ho tolto il segnale dell'abitudine vecchia. Quindi le leggi funzionano anche per smontare. Sì, ma quello è territorio di un altro episodio. Lasciamolo lì. Andiamo avanti. Senti la seconda. Il libro che avevo scelto era un romanzo che mi tirava davvero, non un saggio sull'economia che mi sentivo in dovere di leggere. Cosa stavo facendo? Lo stavi rendendo attraente. Volevi aprirlo, non era una punizione. Esatto. Seconda legge, rendi attraente. L'abitudine deve avere qualcosa che ti tira. Deve chiamarti, non respingerti. Ah, quindi la lista del dovrei leggere questo per essere una persona seria. La butti. La metto da parte. Per ora. Terza. Leggevo 10 pagine, non 50. 10. Cosa stavo facendo, secondo te? Stavi abbassando la soglia. Esatto. Terza legge. Rendi facile. Riduci l'attrito. 3 righe, non 3 pagine. 2 minuti, non un'ora. E la quarta. La quarta era una cosa stupida che ho fatto quasi per gioco.
Tenevo un piccolo quaderno sul comodino. Ogni sera, quando finivo le 10 pagine, mettevo una crocetta. Una. Stupida. Crocetta? Aspetta, solo una crocetta. Solo una crocetta. Ma quella crocetta mi piaceva. Quarta legge, rendi soddisfacente. Quando l'hai fatto, devi sentire qualcosa di buono, anche piccolo. Una crocetta, un sospiro, un clic dentro. Aspetta. Joe, fammi capire, io adesso ti sto sentendo elencare 4 parole e mi sembrano 4 parole carine. Eh, Voglio dire, evidente, attraente, facile, soddisfacente, sembrano consigli da rivista. Ma allora perché ci sembra così difficile? è la domanda giusta. Ed è qui che mi sono fermato anch'io leggendo. La risposta che mi sono dato, e non sono sicurissimo, è la mia lettura. È questa. Queste non sono virtù. Cioè, Non sono qualità di carattere. Non devi diventare più evidente, o più attraente, o più facile. Sono leve. Le applichi all'ambiente, agli oggetti, al setup. È fuori di te. ah, ecco, le 4 leggi non sono virtù. Sono leve. Mamma mia, questa cosa è diversa. Cioè, io fino a ieri pensavo devo essere più disciplinata. Tu mi stai dicendo no, devi cambiare il chiodo. Esatto, io me la sono tradotta così. L'ambiente vota prima di te. Joe, però, fammi fare l'avvocato del diavolo. Una piccola obiezione. Ai, Se uno costruisce il setup perfetto, il chiodo, il quaderno sul cuscino, tutto, e poi un giorno il setup salta, bambini malati, lavoro fino a tardi, un viaggio, l'abitudine non crolla. crolla qualche volta. Sì, ed è lì che torna una cosa di ieri. Mai due di fila. Il setup ti aiuta a non saltare il primo giorno. La regola mai due di fila ti aiuta a non far diventare un giorno, saltato la fine della storia. Le due cose insieme. Le due cose insieme, setup più rete di sicurezza. Il chiodo ti tiene su quasi sempre. Mai due di fila ti tiene su nei giorni in cui il chiodo non basta. Ah. Senti, io però sto sorridendo perché c'è una cosa che mi gira in testa. Dimmi, Tu mi stai descrivendo cose così piccole. Una crocetta, un chiodo, un cuscino, 10 metri. Ma sono cose così piccole, Joe, quasi imbarazzanti. lo so, ed è proprio per questo che non le facciamo. In che senso? Ognuna sembra troppo banale per essere la risposta. Quando vuoi cambiare la tua vita, il tuo cervello cerca una rivoluzione. Mi alzo alle 5, faccio yoga, leggo 3 ore, divento una persona nuova. Una crocetta su un quaderno sembra ridicolo, quasi offensivo. Mi è arrivato in pancia, questo, sì. Per le chiavi io ho pensato devo essere più attenta, più concentrata, più presente. Tutte parole grosse. Mai pensato compra un chiodo da 3 euro. Ecco, la disciplina che ci dicono di avere, io adesso credo che sia un trucco di setup. Non si coltiva, si finge, costruendo bene il contorno. Aspetta, fammi dire una cosa, perché credo di aver capito cosa mi stava sfuggendo. Ai, Io fino a stamattina pensavo che diventare una persona organizzata volesse dire diventare più decisa, più disciplinata, più sveglia, tutta roba dentro di me da sviluppare. mm? Tu mi stai dicendo l'opposto. Diventare una persona organizzata vuol dire diventare meno costretta a decidere. Costruire un mondo intorno a me dove la persona organizzata non deve scegliere ogni mattina. Sceglie una volta, il chiodo, il cuscino, e poi il mondo la accompagna. Ecco, hai detto la cosa più importante dell'episodio. Più costruisci bene il setup, meno chiedi al carattere. Senti, questo per me cambia tutto, Joe. Cambia anche il senso di colpa di stamattina. Le chiavi nel frigo non sono la solita Emma, sono Emma senza chiodo. Esatto. Differenza enorme. Una è una sentenza sulla persona, l'altra è un problema di mobili. E i problemi di mobili si risolvono. Allora, adesso prendi le tue 3 righe della sera. 4 clic, uno per legge. Forza. Vai, 3 righe, prima legge, evidente. Dove sta il quaderno adesso? In un cassetto, chiuso. Spostalo. Sul cuscino, come te. Sul cuscino. Seconda, attraente. Devo trovare una penna che mi piace davvero. Ne ho una di mia nonna. La uso solo per quello. Solo per quello. Terza, facile. 3 righe. Niente di più. Anche brutte.
Anche una lista della spesa, se la sera è andata male. Bassissimo. Quarta, soddisfacente, una crocetta, sul calendario in cucina dove la vedo la mattina dopo. 4 click. E le chiavi? Ah, le chiavi è più semplice. Le chiavi sono un gesto solo. Compro un chiodo di ottone, mi piace l'ottone, lo guardo volentieri, lo metto all'ingresso, vicino alla porta, all'altezza giusta della mia mano. Quando entro, le appendo. Clic. E lì dentro ci sono tutte e 4. Tutte e quattro in un gesto. Lo vedo entrando, evidente. L'ottone mi piace, attraente. È a portata di mano vicino alla porta, facile. Il piccolo click del metallo, soddisfacente. Joe, una cosa, sto sorridendo perché non mi sembra di stare facendo un piano grande. Mi sembra di stare facendo la spesa. Esatto. Ed è quello il punto. Hai scelto chi essere, adesso costruisci il posto dove quella persona vive. Questa frase me la rivendi. Stasera quando torno comprerò il chiodo, di ottone, lo metto all'ingresso e quando appendo le chiavi sentirò quel piccolo click di sollievo. Non più nel frigo. Non più nel frigo. E sai una cosa? Non devo diventare più disciplinata. Devo solo cambiare il chiodo. 4 leve. In un gesto solo. 4 leve, non 4 virtù. Domani entriamo nella prima legge. Rendi evidente. Perché evidente è la parola più sottovalutata del libro. Buona parte delle abitudini muore prima del primo giorno. Il segnale non si vede. Ci vediamo domani. Questa era la lettura lunga. Stesso posto, stessa ora.